Benvenuto sul canale dell'acquarello. Oggi un esercizio basic per principianti e non. Quindi una cosa che puoi ripetere, ripetere. È il paesello integrato nella fusione con i vuoti funzionali e la fusione intorno al paesello. E la fusione è di 2 colori, un blu scuro e un blu un po' più chiaro, e l'acqua, tanta acqua che dobbiamo dominare. Dobbiamo, se lo vuoi, perché è lì il gioco del dipingere con l'acqua, dominare l'acqua e il colore e capire dove vanno e dove non vanno. Ok? Ti auguro buon divertimento e come finale ti dico Nit, guarda il video, allenati e divertiti. Grazie. Vediamo le case da vicino, quelle sulla collina dietro i limoni. Avete già visto la fusione dei limoni? Oggi vediamo uno zoom, quindi solo le case, sulla collina. Ho già preparato un mini schizzo con la matita acquarellabile, queste qui, ok? Dopo si scioglie con l'acqua. Cos'è che è importante, ragazzi? Importante, abbiamo detto, era lasciare qua la luce e qua l'ombra. Qua intorno al soggetto c'è la fusione. Questa fusione adesso la faccio con un solo colore per rendere la cosa più facile, nel senso che il colore, prendo questo ben conosciuto qua e lo fondo con l'acqua, quindi avrò diverse gradualità di pigmento e mi siedo, quindi oggi è con suono. E cosa faccio per primo? Dobbiamo fare la fusione con i vuoti funzionali. Abbiamo detto il vuoto funzionale è la luce, questa qua. Qua c'è l'ombra in tutte le case, quindi cercheremo di lasciare il più possibile il bianco, ma questo più possibile del bianco non vuol dire che è un bianco ritagliato, è un bianco pulito, perfetto. Metto qua il godet, così so che devo tornare qua dopo per l'inquadratura. E quindi questo bianco non è completamente bianco, è anche un po' fuso con lo sfondo. Controllo. No. Il colore si vede un pochino. Quindi io inizio girando il foglio, che non è una novità. Giro il foglio, vado qui all'esterno del mio soggetto, lascio già un po' di tetto visibilmente fuori, quindi quell'angolino lì. Qua abbiamo detto che invece vedi che faccio la fusione. Ah, caspita a me! Perché ho messo un blu e un'altra tonalità di blu e va benissimo. Qui c'è la nostra famosissima goccia, questa esterna, quella che prendi e sfumi, oppure se non la vuoi sfumare col pennello la spruzzi, ma non dobbiamo entrare nel bianco, nel vuoto funzionale. Allora in questo vuoto funzionale non entro, ma nell'ombra qua posso entrare. E se vuoi lasci già un po' di spazi vuoti funzionali qua per le finestre. Quelle finestre sono finestre già lasciate bianche, se vuoi, se ci riusciamo. E già con la linea di prospettiva già che scende in giù. E anche qui non è importante quante finestre fai, basta che ne facciamo qualcuna qua sotto, poi va subito sfumato, ok? Perché non vogliamo lasciare quel vuoto così che non dice niente. Ecco, spero di stare ancora in videocamera, penso di sì. Quindi lascio qua il vuoto
che è questo, e qua posso entrare lasciando un po' di vuoti funzionali a forma di finestra. Qua vedi che qua la linea era un po' dura, sono andata a smorzarla un po'. Anche qui la linea è un po' dura, ok, perfetto. Prendiamo solo l'acqua e qua vado a smorzare un pochino, ma non rompo tutto il bianco. Qua lascio ben visibile il bordo con l'altra casa. Per adesso lascio così, vado avanti qua. E i tetti sono un po' irregolari, quindi qui vicino la linea può essere anche un po' tegoliforme. Ecco, mi è venuta una bella nuova parola, tegoliforme. Qua sfumo, qua luce, ombra. Adesso mi alzo un attimo per controllare, sì, sono ancora qua, ottimo. Quindi se questa è luce e questa è ombra, qui prendo il colore, tiro dentro e lascio un po' di vuoti funzionali a forma di finestra. E poi dipende quanti ne devo lasciare, quanti riesci, non importa, la cosa importante è che non siano troppo regolari. Ma se dipingiamo in questo modo nulla diventa regolare, tutto è insieme. Quindi è un bellissimo esercizio e vedi che i vuoti ci sono e non ci sono, ci sono e non ci sono. Adesso siamo qua, entro di nuovo con il blu, spigolo, tic, qui c'era ancora un po' di nero, blu scuro, perfetto, qua linea irregolare per le tegole, si sfuma e adesso ricordo luce, ombra, perfetto, luce, ombra, quindi entro qua nell'ombra, lascio qualche finestrella vuota, quindi è solo la carta. Solo. Questo è un esercizio che puoi fare quando ti annoi. Ecco qua ho fatto un bel po' di finestre, quindi diventa un albergo questo qua. Scherzo. Poi qui più scuro ho il bordo. Ok, tutto lì. Tutto lì. Adesso ho luce, ombra di nuovo. Quindi mi oriento sempre a luce, ombra. Questa è l'altra casa, tic. E anche qui, se voglio, lascio qualche finestra. Che poi siano perfettamente quadrate o no, a me non importa, quindi se a qualcuno importa le fa giuste e giuste. A me, io, sai, sono per il fluire. Poi per il resto può essere più preciso o meno. Qua c'è luce, ombra, quindi entro nell'ombra. Se riesco do di nuovo almeno una finestra, anche se una lunga, qua. Qua forse ce n'è un'altra. E vedi come si sta sviluppando. È veramente, sembra più difficile di quello che è. Qua sotto le case si sfuma. Qua sta succedendo questo nuvolone. Questi mi piacciono, questo sta tornando indietro, non mi piace. Prendo il pennello grande, posso agire perché è ancora umido, quindi prendo l'altro colore, quello lì, che è lo zaffiro, è ancora umido,
Sì, mi ha anche fatto il bordino della casa, quindi posso no, non posso perché qua c'è l'ombra. Vabbè, vado qua intorno, rompo questa strana cosa con un bel pigmento tosto. Ecco, allora posso inserire anche un cominciolo. Dipingere con l'acqua è ridere. Quindi vedi come l'ho fatto? Adesso guarda come esalta. Tac. Vado anche intorno qua e giro il foglio. Perché giro il foglio? Perché devo tirare il colore verso di me. Quella macchia mi piace, la lascio. Guarda. E qua sfumiamo. Ecco, adesso ricontrollo. Sì, ci siamo, ok. Luce, ombra, ho perso quella luce lì. Ok, ok, non è un problema. Nel senso, se nel fare hai perso qualcosa, ci pensiamo dopo, ok? Adesso sei nella fusione e dobbiamo fondere. Queste case sono molto lontane, quindi le facciamo piccole, anche le finestre sono piccole. E qua sotto le case si sfuma. Però adesso è ovvio che non posso avere il colore così scuro qui e qua sotto niente. Quindi prendo di nuovo lui, stesso pigmento, e qui la posizione delle case mi suggerisce che sono in alto. Quindi qua posso fare una collina, quindi io guardo da sotto, qua può fondersi dentro la casa e qua si sfuma. Questa linea tu la lasceresti? Questa? No, no, perché l'occhio la vede comunque e quindi noi giriamo il foglio e la sfumiamo. Perché l'occhio la vede dopo comunque. Ecco, fatto questo, hai già fatto tanto lavoro. Andiamo a riprendere un po' gli spigoli. Riprendiamo gli spigoli, che qua l'abbiamo perso lo spigolo, quindi lo riprendiamo senza farlo tutto, perché l'occhio vuole avere la sua parte. Se l'occhio qua vede questa linea, ha già visto lo spigolo. Anche qua ho perso lo spigolo, metto pezzettino, non tutto, e sfumo. Qua ho perso lo spigolo, perfetto. Metto lo spigolo parziale, quindi non dappertutto, e sfumo. Posso sfumare anche qua dentro la collina. Qua ho perso lo spigolo, yes. Poi abbiamo detto il bianco, sì, luce c'è, ma non è bianco bianco, è un po' un bianco sporchetto. Poi vi ho detto, l'occhio fa comunque questo movimento, ok? Anche se la linea non è proprio visibilissima. Adesso ho questo pennello, non è asciutto, lo sto asciugando, tiro via un po' di blu, mi piace togliere il colore, quindi lo sto togliendo qua dietro, lo tolgo qua, così ci costruiamo un piccolo paesaggio intorno, mentre nel nostro, quello dei limoni, qua sotto c'era la ciotola. Quindi qua mi do già un po'
una sagoma, guarda che bello, guarda, dopo ti faccio lo zoom, e giocare, giocare, permettitelo, guarda che bello. Ciup. Quindi il colore va sempre trascinato, adesso me lo trascino giù, qua non è venuto via così bene. E fa niente, se non viene via bene vuol dire che dopo lo rimetto, lo mettiamo con il colore, però lo posso fare quando è un po' più asciutto. Poi ieri vi ho fatto vedere con la punta del pennello, entro qua così e diamo un po' la prospettiva dentro la casa. Ma anche qua cerchiamo di non essere troppo regolari. Quindi non faccio lo zebra dappertutto. Quindi più l'occhio, adesso qua non prende, più l'occhio deve andare alla scoperta, più è contento quell'occhio lì. Più gli dai tu già pronto, sto sfumando questa linea adesso che era un po' rigida, più gli diamo la pappa pronta a questo occhio, più lui non è più contento. Qua ho il pennello spezzato, visto che il fondo dell'altro pennello non agiva più, vado con questo, faccio un po' di linee di prospettiva. E mi raccomando, non dappertutto e non uguali. Poi questo pennello qui, vabbè, c'ha poco e niente di pelo, quindi fa le linee molto sottili, il che ci va bene. Qua ho perso il tetto completamente, però me ne occupo dopo, quando è asciutto. Non posso risolvere tutto adesso che è umido, ok? Questo ricordalo. Così, poi avevamo detto che abbiamo la nostra matita acquarellabile. I vuoti funzionali li ho lasciati benissimo, ma qualche finestra piena, qua e là, quindi non dappertutto. Qualche finestra piena la puoi mettere sia col pennello oppure, se hai voglia, con questa matita che sempre acquarello è, ok? Irregolare, finestra, finestra, finestro, porta forse, finestra, interrompo le linee. Mi sono costruita questa situazione, guarda che belli qua. Vediamo se qua dietro esce qualche pigmento, un po' di pigmento. Dietro la casa, vediamo. Sì, un pochino. Ok, adesso lo lascio asciugare un pochino. Asciugato, adesso andiamo a definire meglio. Guardo bene dove ho perso le forme, tipo qua. E adesso è il momento che posso riprenderle. Quindi vado qui e riparo il tetto. Tic. Quindi queste forme che abbiamo perso ben vengano, perché ti dà questa illusione di un insieme che è effettivamente il negativo colorato alla fine. Poi le case, se qui fanno così, qua sotto farebbero cos'ha, però non si vede. Non si vede perché c'è qua la collina, quindi lo distruggo, ma possiamo accennarlo. Accennarlo.
Importante per me sarebbe che questa zona più questa qua sotto fanno un pezzo, perché questo sotto l'occhio non lo vede. Adesso andiamo a definire meglio i tetti e questa linea, che è irregolare, si sfuma nell'altra ombra qua sopra. Poi abbiamo luce, ombra, ma qui abbiamo sporcato un pochino la luce, non fa niente. Questo è il bello del dipingere con l'acqua, che non fa proprio niente, perché sull'asciutto andiamo a correggere. Quindi luce, ombra, allora vado ad intensificare l'ombra qua, tic. Se intensifico l'ombra, posso aggiungere ancora qualche finestra, e si distingue subito questa massa con questa. È un po' storta, va bene. Perché va bene? Perché i paeselli sono fatti di pietra e una pietra sull'altra, se sono vecchi, un po' di stortaggine ci sta. Adesso vogliamo definire meglio tra questo e quello, quindi vado a lavorare qua dietro, do un po' d'ombra qua dietro, e sfumo. Ok? Ho perso l'angolo della casa. Benissimo, meglio. Più perdiamo nella fusione, meglio è. Quindi vado dentro l'angolo qua e mi riprendo l'angolo, la fine del muro. Eccolo. Qua sotto si sfuma. Anche questo va sfumato, ovviamente. Poi qua ho fatto un po' di finestre in negativo. Aggiungiamo qualche finestra in positivo, piccoline. Perché piccole? Perché siamo lontani. E le finestre ci sono anche nella facciata della luce, qua, piccoline, mi raccomando. Quindi positivo, negativo, poi abbiamo usato un pochino la matita anche, va benissimo. Quindi questo acquarello è fatto, è nato per farti divertire, non c'è nulla di, come dire, di dogmatico che dice deve essere così e deve essere cos'ha. No, ci deve essere una cosa e quella la sai, la sappiamo. Qua ci deve essere colore acqua e lasciamo andare. Adesso ho preso solo colore, qui è ancora bagnato, vabbè. Qui abbiamo tolto un po' di colore prima e qua invece lo mettiamo adesso. E vai. Qua è umido, vado anche sopra le case. Così diamo quell'idea che qui c'è proprio una salita. Guarda che atmosfera. E beh, qua un po' di gocce e vabbè. Devo piangere? No. Qua dietro voglio fare una collinetta? Sì, se la voglio fare, qualcuno l'ha fatta in positivo. Ok, il positivo ci sta anche, però se una cosa è lontana è meglio se la facciamo in negativo. Quindi giro il foglio, faccio la mia collina
irregolare, magari esce dal foglio, vado qua e sfumo. Questo diventa negativo colorato, guarda. E poi abbiamo il turchese che mi sorride, sempre mi sorride perché è lì. Guarda che atmosfera. Bagnato. L'abbiamo bagnato. Tanto sta per finire, però poi qui dentro ci metto sempre dei tubetti. Quando è finito, quando sta per finire aggiungo dei tubetti. Adesso qualche goccia ci sta. Guarda. Positivo, negativo, vicino, lontano. E davanti, dietro. Penso che con questo vi ho dato un bel esempio su come fare un paesello in lontananza e prendo adesso il pennello con una mega punta, prendo il colore più scuro e vado un attimino, adesso mi rovino il maglione, certo, vado un attimino a dare qui la sagoma delle tegole, ma anche qui lo faccio con parsimonia, quindi non dappertutto, perché se lo fai dappertutto diventa come ritagliato, cosa che non vogliamo. Quindi irregolare più che puoi. Quindi non incorniciamo tutto. Ecco. Dopo vi faccio uno zoom. E poi ieri avevo, non può mai mancare, giusto? Un po' di bianco. Io spesso entro nel bianco con il pennello semiasciutto, ok, così. Vado un pochino qua e là a dare, qui ad esempio ho perso la punta della casa, la metto. Quindi questo bianco ci può dare una mano, ok? Non è protagonista in un acquarello, non è che copro tutto di bianco, però una mano me la faccio dare, c'è apposta, è bello pieno. Poi ho ancora il bianco. Quindi l'acquarello, signori e signore, è intuitivo. Voglio finire questo bianco, lo metto e chi me lo vieta? Se qualcuno lo vieta sei tu, un altro non può vietartelo. Quindi si lavora proprio anche con la tua intuizione. Chiudo. Quindi vedi, ne ho usato poco. Puoi fare ancora un po' di ambient. Poi adesso prendo la matita acquarellabile scura e lì dove con il pennello non sono riuscita do qualche finestrella mini, proprio sono solo dei puntini. Poi fai conto che adesso è ancora un po' umido, fa niente. E vedi, queste finestre sono un vuoto funzionale, un po' di pieno col pennello, un po' di pieno con la matita acquarellabile e basta, poco anche qui. Quindi sono 1, 2, 3, 4 puntini, però col bianco vado a riprendere qui un po' la punta qua della casa che esce. E basta ragazzi e ragazze, anzi ragazze, siamo più donne.
Spero, e non spero, ma so che questo video qui è inquadrato meglio di quello di ieri. Qui sto finendo di nuovo il bianco. Tu guardalo, guarda anche questo. E questo qui invece, questo di oggi, è per il pubblico. Quindi guarda tutti e due. Pubblico grande vuol dire che va proprio sul canale. Firmiamo. Qui è ancora umido, ma firmo ugualmente, così si integra nel tutto. Ecco il tuo esercizio per integrare l'architettura in lontananza.